Salve, sono contento di vedervi ancora qui all'Aulicus Classic Club. Entriamo a vedere il maestro Drossi cosa ci ha presentato. Buon divertimento, andiamo. Stefano, oggi io sono qui con questo disco appena uscito, pubblicato da Aulicus Classics, che è praticamente l'estro armonico di Antonio Vivaldi, opera insigne, conosciuta, straconosciuta, e questa qui soprattutto ha un particolare valore perché è una versione, una registrazione fatta dal maestro Gini 30 anni fa e che oggi continua ad essere un traguardo per lui e per la musica dell'epoca. Però io so, Vivaldi lo conosciamo tutti, no? A questo punto, però io so che andando a scavare nella biografia di Vivaldi ci sono alcuni dettagli, aneddoti particolari che sarebbero interessanti portare alla luce, tanto così per parlarne. Ti do quindi la parola e ti lascio l'incarico di raccontarci tutto di Vivaldi. L'anno 1678, il 4 di marzo, era una domenica. Venezia fu percorsa da un tremito che fece dare i brividi sconnessi alla terraferma, illividire le lagune, offuscare il cielo. Il terremoto! All'ora della messa grande, caduta una casa, sprofondato un arco, danni gravissimi. Lo stesso giorno nasce Antonio Vivaldi, figlio di Giovanni Battista, violinista in San Marco, gracile e per questo battezzato in casa. C'è un detto: chi nasce in un anno di terremoto è destinato a portare scompiglio a sé e agli altri. Infatti Vivaldi cresce di carattere focoso. Vivaldi, che è noto come il prete rosso, decide insieme al padre per la tonaca, che se non eri nobile era una garanzia e un lasciapassare per tutti gli ambienti di Venezia. Una scelta decisamente carrieristica. Comunque Vivaldi segue tutti i gradi fino all'ordinazione a sacerdote a 25 anni. Da quel momento si allontana dall'altare, pur rimanendo prete, e non dirà mai più messa. A Venezia i due trampolini per il successo erano la chiesa e il teatro. A Venezia i costumi erano molto liberi. Con la scusa che uscivano in maschera ne combinavano di tutti i colori anche in chiesa. A Venezia c'era una fiorente editoria musicale, soprattutto Giuseppe Sala. A Venezia si faceva musica dappertutto, in casa, in chiesa, in teatro, in piazza. Altro che Festival del Cinema, ci avevano già pensato all'epoca, incredibile. Vivaldi comincia a interessarsi da lontano al teatro, un ambiente in cui regna la concorrenza, anche sleale. I gestori delle tante sale, quasi sempre nobili, non pagano gli autori, i quali, non esistendo la tutela dei diritti, fanno causa, ma con tempi lunghissimi e risultati incerti. A loro volta i proprietari dei teatri fanno causa ai cittadini che affittano i palchi e non li pagano. Insomma, una grande confusione. Vivaldi lavora al Conservatorio della Pietà, una delle 4 istituzioni riservate alle ragazze povere. Insegnare lì era una grande responsabilità, ma anche un grande onore. Quando porta le sue partiture alle putte della Pietà, l'esecuzione è sempre una sorpresa per tutti. Vivaldi è appassionato della sua scuola e le ragazze di lui. La Pietà infatti lavora molto. Nel 1706 offre al pubblico ben 27 trattenimenti musicali. Il primo bel colpo di Vivaldi è l'estro armonico. È una composizione dalla quale perfino Bach ha trascritto alcuni concerti per cembalo. Bach era un suo grande estimatore. L'estro armonico è pensato per la pubblicazione, ma anche per l'esecuzione e lo studio delle putte della Pietà, che erano brave e spesso anche carine. Tant'è vero che, benché prete, Vivaldi se ne prende una in casa come segretaria. Scandalo! Vivaldi compone una grande quantità di concerti. Stravinsky, malalingua, diceva che Vivaldi aveva scritto 800 volte lo stesso concerto. Lui stesso dichiara di
saper scrivere un concerto strumentale con tutte le sue parti più velocemente del copista incaricato di ricopiarle. Nel 1709 c'è una grande gelata, le barche sono bloccate in laguna e la gente cammina sui canali. Grande festa e tanta musica, arriva a Venezia Handel. 1717, coronamento della carriera di Vivaldi, con la nomina a direttore dei concerti della Pietà, musico di corte del conte Morzin e maestro in Italia di Filippo d'Assia, con ben 3 stipendi. Riceve l'incarico di insegnare violoncello alle Putte e questo lo spinge a scrivere concerti per quello strumento che all'epoca era del tutto ignorato. Pubblica a questo punto con enorme successo Le 4 stagioni, opera 8, che incorona definitivamente il suo nome e che rimarrà fino alla sua riscoperta la sua opera più famosa e dà corpo definitivo alla musica descrittiva, accompagnata da poesiole molto criticate, forse scritte da lui stesso, che usa per sottolinearne l'impostazione naturalistica. Giunta è la primavera e festosetti la salutano gli augei con lieto canto e i fonti allo spirar dei zefiretti con dolce mormorar scorrono intanto e così via cinguettando. Vivaldi è ormai lanciato nel teatro, fa tutto, allestimenti, scrittura, musica, assume cantanti e orchestre. Impresario di grande fortuna, va a Roma per l'anno santo 1725 e viene presentato a Papa Benedetto XIII. Poi torna a Venezia dove incontra Goldoni, ma dove ha parecchi fastidi dai propri fratelli che sono dei mezzi imbroglioni e gli creano imbarazzo. Comunque è un periodo di splendore per Vivaldi e di enormi guadagni teatrali, tali che fanno scrivere a un cronista veneziano dell'epoca: l'abate Don Antonio Vivaldi, eccellentissimo suonatore di violino, detto il Prete Rosso, stimato compositore di concerti, guadagnò ai suoi giorni 50.000 ducati, ma per sproporzionata prodigalità morì miserabile a Vienna. Infatti, a un certo punto parte per Vienna, dove, non si sa come e perché, muore il 28 luglio 1741, nella più completa smiseria, e viene sepolto come un pezzente con un funerale da 19 fiorini e le campane a metà, quelle da povero. Incredibile, incredibile questa così. Conclusione di una vita così Inaspettata. brillante, così Sì. si conclude in questa miseria morale, materiale incredibile, soprattutto. guarda. Stefano, grazie per quello che hai detto. Prego. Grazie perché ci hai dato la possibilità di conoscere certi particolari della vita di Vivaldi che veramente credo pochissimi conoscono, e soprattutto questa morte misteriosa, in miseria. Questo aveva guadagnato 50.000 scudi e poi come li ha dissipati? Chi lo sa? E non si saprà mai poi, tra l'altro. Roberto Gini è invece il direttore di questo ensemble concerto, che è una formazione orchestrale cameristica che esiste da più di 30 anni. Infatti questa registrazione che la Aulicus Classics ripropone al pubblico e ai suoi affezionati simpatizzanti è quella di 30 anni fa e che Maestro Gini personalmente ha voluto riascoltare e magari dargli un tono, una sonorità più contemporanea. Parlare del Maestro Gini non è facile perché è un personaggio particolare, perché è un artista veramente completo che ha una discografia che ben pochi possono vantare. Quindi a questo punto, per rendere dovuto omaggio al Maestro Gini, io vorrei innanzitutto brevemente leggervi i punti salienti della sua biografia, di modo che ci si rende conto. E poi dopo abbiamo qualche aneddoto simpatico sulla registrazione che è stata fatta naturalmente 30 anni fa.
Roberto Gini ha iniziato giovanissimo gli studi musicali e si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. In seguito si è specializzato in viola da gamba alla Schola Cantorum di Basilea, dove si è diplomato ancora nel 1980 e ha frequentato i corsi di musica da camera a Salisburgo. È uno degli interpreti di punta della musica antica internazionale. La sua attività è da sempre contraddistinta da una poliedricità che lo rende difficilmente classificabile nel panorama concertistico e discografico. L'Ensemble Concerto è stata da lui fondato nel 1985 e già le sue prime incisioni, che risalgono al periodo 1988-1991, costituiscono delle pietre miliari nell'interpretazione della musica cinque-seicentesca. Mi pare che questo è un ritratto importantissimo di questo musicista, veramente, soprattutto veramente importante che lui si sia dedicato a questa fascia di creazioni musicali del secolo 500-600, capito? Quindi molto importante. Questa registrazione, come ho detto prima, è stata fatta nel 1991. Mentre invece l'ensemble concerto il maestro Gini lo ha costituito nel 1985 e lui, oltre a suonare la viola da gamba o il violoncello, anche il clavicembalo, contemporaneamente fa anche la direzione d'orchestra, quindi è di un'ecletticità straordinaria. Aneddoti particolari ce ne sono qualcuno che il maestro Gini ci ha raccontato. Uno che riguarda la fase della registrazione nel 1990-91, quando si era pensato di fare questa registrazione nella chiesa di Santa Maria della Pietà, che è sul Canal Grande, anzi è al bacino di San Marco, se non sbaglio. Hanno fatto tutto questo allestimento per fare questa registrazione, ma poi si sono resi conto che era impossibile farla, perché nei microfoni durante il giorno rientrava tutto il rumore delle imbarcazioni, della gente che passava, eccetera, eccetera. Per cui a un certo punto erano rimasti bloccati e non sapevano come risolvere questo problema. Ad un certo punto è venuta un'idea geniale: incidiamo di notte, e quindi abbiamo risolto ogni problema. E allora hanno fatto le registrazioni da mezzanotte circa alle 5 di mattina, quando il traffico nel bacino di San Marco era praticamente fermo, si sentiva solamente lo sciabordio delle onde, capito? E poi soprattutto il maestro Gini racconta che, avendo risolto ogni difficoltà di registrazione, eccetera, eccetera, invece hanno potuto scoprire questa Venezia notturna, che era completamente diversa da quella che loro vedevano di giorno, perché era il silenzio, quindi si tornava ai tempi del Settecento, quando Vivaldi appunto aveva creato le sue opere. Quindi questa mi pare sia una nota interessante. Volevo anche segnalare che nel booklet ci sono due fotografie storiche, chiamiamole così, che sono molto importanti, di cui una è la riproduzione della partitura originale del 1711 stampata da questo editore olandese ad Amsterdam, ed è importante perché, guardatevela, perché effettivamente è una cosa molto interessante. La seconda foto, che è contenuta nel booklet, ritrae il maestro Gini con questo violoncello Goffril del 1708, che praticamente il maestro Gini è riuscito ad avere per eseguire questo estro armonico. Avrebbe voluto anche eseguirlo utilizzando i violini originali dell'epoca, che sono conservati a Venezia in un museo particolare che ospita questi cimeli, ma purtroppo i violini, non avendo più suonato per 300 anni, non erano in grado di suonare. Stranamente, in mezzo a questi violini c'erano anche due violoncelli, e uno di questi violoncelli, probabilmente proprio quello che suonava Vivaldi, uno di questi violoncelli probabilmente forse era stato già
suonato precedentemente in quest'arco di tempo, ma era ancora in grado di suonare. Per cui, avendo cambiato le corde di budello e poi fatta l'intonazione, come dice, a 440 Hz, inferiore a 440 Hz, il violoncello ha suonato. E ha suonato benissimo. Infatti, il maestro Gini ci dice che quando lo ha suonato ha provato un'immensa emozione, soprattutto pensando che era verosimile pensare che nei primi anni del Settecento quello stesso strumento avesse suonato le stesse note che io avrei suonato in quei 12 concerti. Quindi pensa che emozione incredibile che c'è stata da parte di Gini nel vivere questa esperienza. Un'ultima curiosità che ti voglio raccontare, che mi ha colpito anche a me, così come ha colpito Gini quando hanno fatto questa registrazione 30 anni fa, è che hanno scoperto che l'Hotel Metropole, che sta sul Canal Grande, mi pare di aver capito, era l'ospedale della Pietà in cui Vivaldi andava a suonare nel Settecento. E poi, quando sono stati fatti gli ampliamenti nell'Ottocento, eccetera, eccetera, è stato trasformato appunto in un albergo. E allora Gini dice, ed è molto bello quello che dice, noi alloggiavamo quindi all'interno dell'ospedale della Pietà, nei locali che hanno visto il mondo in cui molta musica importante della scuola veneziana ha visto la luce e dove tanti maestri hanno lavorato. E lui ricorda anche questo grande Johann Rosenmüller, che fu il maestro della Chiesa tra il 1678 e il 1682. Quindi quest'altra cosa ha dato a questa creazione, diciamo così, ha dato a questa creazione un sapore particolare, perché è stato un ritrovamento. Spero che ti sia piaciuto. Una magia, veramente. Veramente, perché tutte queste cose poi mi girano per la testa e dico, ma questo Vivaldi era veramente straordinario. Stefano, grazie di tutto, come sempre sei stato prezioso e ringraziamo anche i nostri ascoltatori, i nostri spettatori per essere stati con noi. E comunque vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di cliccare il like per darci una mano. Grazie, a presto.